Ehi, rieccoci. Spotify è il servizio musicale più usato al mondo e anche in Italia. Stringe accordi con artisti, anche indipendenti, che è la vera rivoluzione, e con case discografiche piccole e grandi, potendo quindi contare su un catalogo musicale vastissimo e di conseguenza di un altrettanto ampio parco utenti, circa 200 milioni. 120 milioni sono utenti non paganti, 70 invece sono abbonati al servizio e non sono quindi obbligati a sentir interrompere la loro playlist gangsta, tutta yo motherfucker, fare soldi Gucci Gucci e compagnia bella, dalla tipa che ti fa sapere che i prossimi 30 minuti sono senza pubblicità, grazie al nostro sponsor. Che non esiste in realtà, è Spotify che cerca di convincerti ad abbonarti. Spotify ha infatti un doppio modello. Chi non vuole pagare può ascoltare liberamente la musica, ma dovendo sopportare interruzioni pubblicitarie recitate in modo sopraffino e delle limitazioni nella versione mobile, che quindi da telefono non permette di scegliere brani specifici, soltanto playlist precomposte, e limita il quantitativo di volte sia permesso saltare alla canzone successiva. Chi paga l'abbonamento di 10 euro mensili, se non sbaglio addirittura 5 per gli studenti, non ha invece queste limitazioni e può ascoltare i brani in qualità superiore, se non sbaglio, ma soprattutto scaricarli e ascoltarli offline per non utilizzare traffico dati. Che non so come facciate perché io non saprei dove metterle ste canzoni, ho il telefono costantemente pieno sino all'orlo di spazzatura varia che mi mandano i miei amici tramite WhatsApp. Io non sono un utente premium infatti, o non lo sono in genere. Quando ho organizzato qualche festa o qualche volta mi è capitato dovessi intraprendere dei viaggi e volessi isolarmi dal casino degli aeroporti, ad esempio, che sono luoghi cordialmente detestabili, lo sono stato. Ma in genere non lo sono, perché per l'uso che ne faccio, cioè ascoltare mentre mi faccio la doccia 2 o 3 delle stesse canzoni che ascolto da 53 anni, la versione free va più che bene. Questo nonostante il fatto che io sappia bene che il modello di business di Spotify sostanzialmente preveda che a tirare davvero avanti il carro siano gli utenti paganti, perché è da lì che guadagnano la maggior parte dei soldi. E non guadagnano nemmeno poi tanto in realtà. Abbiamo già parlato dei problemi che l'azienda svedese parrebbe incontrare nel raccimolare utili, perché deve poi girare delle royalties grandissime agli artisti. E se i dati messi in circolazione fossero veri, parleremmo di un guadagno tra gli 0,006 dollari agli 0,008 per ogni riproduzione. Big money. Questa è una delle ragioni che molti analisti attribuiscono al ritardo di Spotify nel quotarsi pubblicamente in borsa, cosa che dovrebbe comunque avvenire nelle prossime settimane. Alla luce di questo ingresso nel mondo dello stock trading per adulti, Spotify ha a sorpresa mandato una mail a una serie di utenti che avevano deciso per la terza via: scaricarsi sul telefono gli APK di una versione modificata del software e fare i portoghesi. Questa mail li informa che il gioco è finito, peraltro in modo squisitamente trollino, dicendo: gentile utente, abbiamo rilevato un'attività anomala sull'app che stai usando. L'abbiamo disabilitata, quindi non preoccuparti, il tuo account è al sicuro. Che gentili, attività anomala! Sarà stato uno di quegli hackers dei quali si parla tanto, signora mia? Sì, immagino di sì. E infatti le persone lo hanno apprezzato, sia sulla pagina Facebook che sui vari App Store. Leggiamo alcuni di questi commenti. Tanto tra 2 giorni uscirà una nuova versione, così potremo fare di nuovo gli abusivi. Il mio amico Luca, famosissimo, figlio dello zio, che lavora alla postale, troverà una nuova versione e ve la ficcheremo in culo un'altra volta. Teste di cazzo, non ve li darò mai 10 euro al mese per ascoltare musica. Siete i soliti stronzi, gonfi di denaro. La pirateria è lotta a voi su chi ha soldi. Allora, perché sia completamente chiaro quello che sto dicendo, un'azienda offre un servizio, il cui utilizzo non è obbligatorio, decidendo per giunta di mantenere, differentemente da Apple, per dire, la porta aperta ad un uso anche gratuito. Guardate, sul tavolo ci sono delle mele che i miei contadini hanno coltivato, le lascio qui. Chi può permettersi di pagare lo faccia, pagherà per tutti fondamentalmente, e chi non vuole o non può pagare deve avere la pazienza di ascoltarsi una pubblicità e non poter scegliere tra mele rosse o mele verdi. Prendi quello che ti capita. Ma prego, le mele sono qui.
Però no, io voglio fare come pare a me, quindi afferro tutte le mele e scappo. Il venditore mette allora l'antitaccheggio e cosa faccio io? Gli do del ladro. A lui, danneggiando peraltro la sua attività con recensioni negative e degli sproloqui da bambino speciale. Ah, bene. Bene, ma io dico, ma almeno starsi zitti. Stai rubando, evita di fare l'indignato se ti beccano, che fai la stessa figura meschina di quelli che vengono beccati dalle iene a fare le truffe e che reagiscono pure gridando lei non sa chi sono io. Stop. Più amore per noi stessi, ragazzi. Nessuno si merita di essere trattato con così poca dignità, nemmeno da se stesso. Inaccettabile il discorso dell'essere avidi. Il costo del servizio lo decide il venditore e se tu non lo vuoi non lo compri. Il fatto che il salmone costi molto non ti autorizza a rubarlo al supermercato e se costa molto ci sono una serie di ragioni e tra queste non c'è il complotto della lobby dei salmonari. Soprattutto non c'è il discorso del fatto che l'arte non si paga, perché invece è l'arte ad essere esattamente l'industria del futuro assieme alla cultura e all'informazione, specie ora che arrivano i robot. Ritenere che i prodotti di letterati, registi, attori, filosofi, musicisti, che letteralmente influenzano e cambiano la vita della gente, creano community, fandom, ispirano la produzione di altre cose che migliorano e arricchiscono le persone, non valgano la pena di essere retribuiti. Cosa dice di noi, esattamente? Che alla barra d'acciaio, al mestolo di legno, alle forbici, alle scarpe, a quelle cose lì, sì, attribuiamo valore, valgono i nostri soldi e il tempo e il lavoro che noi impieghiamo per generare quel denaro, perché ovviamente il nostro lavoro vale sempre, e quello degli altri, che è relativo e siamo noi a decidere, ma la canzone, il libro, la serie TV, il videogioco, quello no. Quello non si vale 10 euro mensili, anche se spesso un libro nel periodo giusto della vita, la musica nel giusto momento della giornata, un film, quelle sono cose che hanno la potenzialità di cambiarti, perlomeno più del mestolo di legno da 3,99. Il mojito a 8 euro sì, il pacchetto di sigarette a 5 euro sì, la musica no. E che te li chiede pure uno stronzo. Di nuovo, non ho la pretesa di cambiare il mondo e so bene che dietro ai vari «no, ma se costasse meno non lo ruberei» si nasconde soltanto un giustificazionismo senza vergogna, perché non è vero. Costasse anche 5 euro, ci sarebbe chi fa un casino per non pagarli lo stesso, perché ho conosciuto persone strapiene di soldi che comprare il biglietto dell'autobus nemmeno morti, assolutamente no. Una riflessione soltanto, quindi. Ma questa generazione, che si lamenta di dover pagare per il lavoro altrui, è la stessa che si lamenta di un mercato del lavoro che non la vuole retribuire decentemente? Ed è la stessa inserita in un paese dove tutti si lamentano dell'avidità e della disonestà della classe dirigente, dove un terzo delle persone ha votato in massa un partito che ha fatto dell'onestà il suo mantra, mentre un altro terzo ha votato per i partiti dell'ordine e della disciplina? Cerchiamo di essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, innanzitutto. Ah, adesso me la posso togliere la giacca. Pro tip dal vostro amico Shy Fashionista. Giacca con i quadretti, no vestiti con grafiche sottostanti, che invece stanno bene con giacche monocolore. Questa me la sono rimessa perché ho visto avete apprezzato il modello in questi giorni. Ogni tanto mi dimentico di far sapere ai nuovi arrivati che tra le mie attività c'è un brand abbigliamento che ripropone in chiave moderna delle figure del folklore sardo, che è pieno di mostri, demoni, leggende, cose così fortunatamente. Questi si chiamano bundos. Ecco una foto dove se ne vedono tanti, ecco una foto singola. Veramente terrificante il folklore sardo. Andiamo avanti, che oggi ci sono altre 1000 polemiche sulla festa della donna. Evviva! Oggi è la giornata mondiale dedicata alla donna ed è stato indetto un grosso sciopero con annessa manifestazione. Il tutto con a capo il movimento femminista Non Una di Meno in Italia. La manifestazione è da intendersi, secondo i comunicati dell'associazione, come una stensione dal lavoro nel senso professionale del termine, ma anche da qualsiasi tipo di attività personale, casalinga e non produttiva in genere. Ogni cosa. Per gli uomini che vogliono manifestare in solidarietà contro le disparità sociali, la violenza contro le donne, quei 1000 argomenti che ci sono settimane ci troviamo a dover trattare quotidianamente, che vi fanno litigare come nemmeno la politica riesce a fare,
L'associazione consiglia di manifestare facendosi carico delle mansioni solitamente svolte da madri, compagne, figlie e mogli. Ho due cose da dire. Innanzitutto, la manifestazione è legittima. Dire che non lo sia, descrivendola come un semplice "ecco qui, ora scioperiamo, così imparate", non mi sembra corretto. Tutti gli scioperi e le manifestazioni hanno di fondo la volontà di creare disagio e fare rumore. È nell'etimologia stessa della parola manifestazione, manifesto, palese. Qui a Cagliari c'erano pure i tamburi. Lo so perché ho guardato le storie Instagram di alcuni amici e amiche che sono andati e ho visto i tamburi. Ma nel dettaglio, ho letto di lamentele di alcuni MRA che mi hanno peraltro scritto dicendo che trovano ingiusto che alcuni sindacati abbiano abbracciato la protesta, perché così facendo discriminano gli uomini e ai maschi chi ci pensa, i maschi muoiono negli incidenti di cantiere, eccetera, eccetera, eccetera. E sì, raga, però no. Occhio che scivolare nel benaltrismo e allora le fuibeismo è un attimo. Certo, sono problemi anche quelli, ma qui parliamo di donne che manifestano con il preciso intento di portare attenzione su delle tematiche che coinvolgono loro stesse. Tutto qui. Non vi interessa? Fregatevene e fate una manifestazione tutta vostra per lamentarvi delle cose vostre, con blackjack e squillo di lusso. Per quanto riguarda la questione degli uomini che dovrebbero manifestare facendosi carico delle mansioni svolte dalle compagne, ne capisco il senso, ma no, non ho intenzione di partecipare in questi termini. Non gradisco essere descritto come il padre padrone che si olia e massaggia la pancia mentre la mia compagna fa la schiava per me, perché così non è. Capisco essere la triste realtà culturale nella quale è immerso un pezzo del paese, ma io in questa cosa non mi rispecchio e non ho intenzione di farmi colpevolizzare per qualcosa che non sono soltanto perché sono un uomo. I discorsi che generalizzano su una categoria, applicando poi dei distinguo successivi, tipo "ah no, ma tu sei diverso", non mi sono mai piaciuti, né se si parla di messicani spacciatori che passano il confine, né di musulmani terroristi che arrivano coi barconi, né di uomini violenti e malvagi. In ultimo, ragazzi, volevo prendere qualcosa di più leggero per fine settimana, tipo la gente che va a chiedere il reddito di cittadinanza nei CAF in Puglia, ma c'è un argomento importante che non mi voglio perdere prima del weekend, poi magari lo riprendiamo anche. Il tentato avvelenamento di un'ex spia russa in territorio britannico, si pensa proprio da parte del governo russo. Premessa. Lo so che arriveranno tutti i Putin fan a parlare di distrazione di massa, fake news, occidente cattivo e allora l'America e robe così. Siamo su internet, le groupies di Putin sono ovunque, ci sta. Però questa storia la dice lunghissima su cosa ci stia accadendo attorno ed è un altro tassello che rende più visibile e palese quello che in tanti vanno dicendo da un sacco di tempo. Se alla Russia piace così tanto l'idea di indebolire le relazioni tra i paesi dell'Europa occidentale e con l'America, un motivo ci deve essere. Questo è Sergei Skripal, ha 66 anni ed è stato avvelenato assieme alla figlia 33enne mentre si trovava a Londra, dove ora vive. Qualcuno lo avrebbe avvicinato mentre era seduto su una panchina con lei, in pubblico, e lo ha aggredito con l'uso di un qualche potente agente nervino, facendo poi perdere le sue tracce. Skripal, la figlia e l'agente che lo ha soccorso ed è stato a sua volta colpito dagli effetti del veleno, sono tutti stati ricoverati in gravi condizioni, mentre le indagini, vista la particolarità dell'atto e dell'arma del delitto, sono state affidate al reparto antiterrorismo. Skripal era finito a Londra nel 2010 dopo uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia. Ma i servizi segreti russi sono noti per la loro linea molto intransigente nei confronti di chi considerino un traditore, Skripal appunto. Nel 2006 un altro ex ufficiale dei servizi segreti russi, questo tipo qui, Litvinenko, fu avvelenato con del polonio radioattivo, sempre a Londra. La cosa divenne così nota che questa storia dell'avvelenamento da polonio divenne quasi una citazione pop. Oggi diventerebbe un meme. Litvinenko morì dopo aver assunto il polonio che era stato mischiato nel suo tè. I servizi segreti britannici identificarono l'uomo che era con lui al momento del fatto e ci furono grossi sospetti in merito di nuovo al fatto che il mandante potesse essere il governo russo. Ma Putin negò tutto e si rifiutò di estradare Lugovoi, che è ancora oggi attivo in politica nel suo paese.
è parlamentare. Quel momento creò forti tensioni tra Russia e Regno Unito e non è chiaro cosa potrebbe succedere se fosse confermata la mano russa dietro questo ennesimo tentato omicidio. Peraltro con l'utilizzo di un veleno così riconoscibile e allo stesso tempo complesso da procurarsi per chi non fosse legato a governi o ricche organizzazioni, che secondo alcuni è proprio il punto della questione. Stai attuando una rappresaglia, firmandola dicendo «Hey, guardate cosa succede a chi ci tradisce», ma senza ufficialmente prendertene le colpe, soprattutto perché hai probabilmente la certezza, e qui è la seconda parte interessante, che nulla possa accaderti e che il Regno Unito non abbia la forza, nel caso, di fare alcunché. Perché è più o meno la risposta europea a qualsiasi cosa Putin decida di fare ultimamente. Nulla. Staremo a vedere. Nel frattempo su internet in merito a questa cosa sta già succedendo un casino. Ora il Regno Unito non può più nemmeno contare politicamente nell'appoggio dell'Unione Europea. Perché il Brexit? Quindi buona fortuna, raga. Era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Domani c'è la live alle 19, non dimenticatevelo. Iscrivetevi e attivate le notifiche con la campanellina, così siete sicuri di non perdervi il sottoscritto che dice cose per un'ora senza mai respirare. Regina di oggi è Dorotea, alfiere invece Giuseppe, che sono palesemente pagati dalla casta e dai poteri forti, che sono così forti, peraltro, ci avete fatto caso, che non sono riusciti a vincere le elezioni. E hanno fatto questa foto a Francoforte, di fronte alla sede della Banca Centrale Europea. Tutti in giro, tranne me, anche questa volta, ma sto giro vi perdono, nel nome dell'europeismo e della casta. A domani.